La guerriglia da brava casa videoludica rispetta la politica del settore e in quanto propositrice di un IP autorevole sfonda la porta delle esclusive con gran prepotenza, un gioco che è stato in grado di far dire a pressoché chiunque, in quanto opera veramente ben eseguita. Certo, da un titolo che ricopre tutto il ventaglio delle vocali non c'è da stupirsene. Horizon Zero Dawn segue la formula dell'open world, miscelando il post-apocalittico rigoglioso e pieno di vita che vede la propria rinascita in un contesto arcaico, con scontro diretto alla tecnologia più avanzata immaginabile. Si basa sulla divisione delle società in tribù, il cui passato è costellato da faide e problematiche, che ancora una volta funge da melting pot di una cultura vastissima. C'è una diversità in questo titolo invidiabile. La protagonista, Aloy, segue il cliché dell'emarginata al di fuori della società che in realtà è la prescelta chiave di tutto e, per quanto possa far storcere il naso come premessa iniziale, grazie alla splendida caratterizzazione non sarà neanche più rilevante. È un personaggio già iconico che sia per un design meraviglioso che il modello di donna forte, indipendente ed emancipata rende molto complesso il non provar simpatia nei suoi confronti. Non posso nascondere di essermi trovato un poco spaesato dagli sprazzi che Horizon può offrire. La mappa non è nemmeno così enorme come potrebbe inizialmente sembrare, eppure in una selvaggia natura che rifulge di vita calpestata dal gelo delle macchine in movimento è spiazzante. La direzione creativa di questo gioco è una punta di diamante rara da cui prendere esempio, perché oltre l'essere semplice nelle proprie scelte è intelligente. Applicare delle bestie meccaniche in un ambiente naturale crea un binario in cui l'occhio riesce a elaborare l'immagine senza perdersi inutilmente. Per questo motivo ogni singola rientranza in una placca in lega dei robot è un vero e proprio trionfo. Bestie meccaniche ma anche dei simpatici animaletti come delle volpi, come dei cinghialozzi, come delle lepri, che in realtà servirebbero per allargare degli spazi delle borse. Ma mi prendo male? Visto e considerato che rimetterei in scena le avventure di Bosco Piccolo e non va bene! Prima però accennavo all'open world. Una caratteristica che più che level design è una pericolosissima arma a doppio taglio, per il semplice fatto che il più delle volte si può rischiare di creare un enorme ambiente vuoto che non ha effettivo gioco ma soltanto video. Nel caso di Horizon però è differente. Il perno del mondo di gioco è il fatto che le macchine si spostano prevalentemente in branchi. Dunque la stragrande maggioranza delle sessioni di gioco non potrà altro che essere categoricamente priva di tempi morti. Se effettivamente invece non si decida di approcciarsi al titolo in maniera stealth, che dipendentemente dalla difficoltà che si deciderà di voler affrontare, sarà conseguentemente più indispensabile. Mantiene moltissimi elementi classici dei giochi di ruolo, come anche soltanto il sistema a punti abilità a ogni aumento di livello, così come zone dedicate all'approfondimento dei robot, veri e propri templi meccanici, dove si avrà modo di usufruire di dati al fine di ottenere vantaggi, come anche semplicemente il cavalcare le bestie meccaniche e mantenerli come compagni di viaggio. In soldoni conoscere i propri nemici e farseli amici. I rifornimenti sono fatti a mano, il che significa che l'oggettistica di base, quali frecce e munizioni di armi varie, si potranno fabbricare attraverso ciò che si troverà nel mondo di gioco. Oltre che acquistare materiali dai mercanti, ma che tanto è inutile perché il gioco ti offre la possibilità di farteli da te. Il salvataggio invece è sparpagliato attraverso un sistema di falò in tutta la mappa generale. Ce ne sono una miriade, però comunque sono sempre tutti molto utili dipendentemente dove si vorrà spostarsi, perché magari uno è più vicino a un'altra missione secondaria rispetto a un'altra, però magari non si vuole andare a quell'altro perché c'è una zona vicina da scoprire le robe, bla 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 bla. Sta di fatto che riuscirà a subire un crescendo continuo attraverso una trama molto gradevole, coi suoi giusti colpi di scena, ma senza cadere mai nel banale, poiché la caratterizzazione di ogni NPC è quasi maniacale.
Queste caratteristiche rendono complessivamente Horizon un titolo estremamente dinamico, eccezione fatta per la modalità di scalata che può risultare molto lineare, ma direi che si può più che serenamente sorvolare. È incredibile come prenderlo in mano per una partitina veloce finisca sempre inesorabilmente per tramutarsi in una mezza giornata spesa a prendere a legnate robottoni. Il fatto che manchi la stamina lo fa sembrare uno spin-off di Sonic in alcuni punti.